trovo difficile fare una recensione su questo film, perché non è un film, è soltanto un rimballaggio di un altro film. Alcuni potrebbero anche dire che il film originale è già tratto da un libro, quindi non è così originale. Sì, perché tutti quanti abbiamo letto il libro di Hans Christian Andersen del 1845. Certo, ovvio. Ma il cartone originale almeno ha messo le canzoni, il mondo e l'universo che lo circonda, pesci che parlano e queste stronzate. Non lo so, non ho letto il libro. Chi ha letto? Il fatto è che mi piacerebbe fare una recensione come si deve per questo film. Però questo non è un film come si deve. Poi d'altronde che c'è da dire? È il tuo solito live action Disney. Orrenda grafica, nessun input originale se non aggiunte innecessarie, pessime performance se non inesistenti, le peggiori musiche e le peggiori performance mai viste nella storia sono in ogni live action Disney. Quindi perché questo film è diverso? Perché fare una recensione proprio a questo film? Perché blaterare e piangere sopra questo film? Perché questa volta... questa volta è personale. Mi immagino essere il miglior live action di tutti i live action Disney e fai comunque cacare. That's rough, buddy. E per qualche motivo, e so che per qualche ragione, farò una prediction, vincerà qualche stupido Oscar. Perché sennò sarebbe una brutta cosa non farlo vincere. La gente ha il diritto di avere le proprie preferenze, Davis. Ah, Stubaldi, a volte mi dimentico che sei qui. Tu odi questo film perché in fondo, ammettilo, sei soltanto un Ci arriveremo più tardi a quello. Il motivo per il quale sto parlando di questo film e non di qualsiasi altro live action Disney è perché La Sirenetta è molto importante per me, è una delle mie principesse Disney preferite, ma soprattutto è anche per il fatto che è stato il mio primo classico Disney. Forse sarà la mia NOSTALGEA. Riguardandolo è un film molto bello per i suoi tempi. Fluida animazione sott'acqua, le fantastiche musiche e performance innovative per il genere, le performance dei personaggi anche se erano soltanto disegnati, e anche le tecniche che hanno utilizzato behind the scenes per poter rendere il più realistico possibile ogni singola performance di ogni singolo personaggio. Cose così belle, fatte così bene nel cartone originale, che nella live action sono semplicemente andate a farsi... Quindi partiamo dalla performance. E ripeto, vorrei parlare della trama, ma parlare della trama sarebbe praticamente uno spoiler del film originale, e non mi va di farlo. Ali aveva un forte interesse per il mondo in superficie, dato che per lei è un mondo pieno di mistero ed è sconosciuto. Suo padre, il re Tritone, gli ha sempre detto che è un posto pericoloso che non gli appartiene e che deve starcela larga, e che gli umani sono pericolosi e che sono la ragione per il quale Ariel non ha più una madre. Ma a lei non importa perché vuole vivere con il suo bel principe azzurro. Women. La sua passione e curiosità si trasmette vivamente nel suo linguaggio corporeo e nell'animazione. I semplici relitti come una pipa o una forchetta la meravigliano del mondo in superficie e li colleziona come se fossero questi relitti alieni che rendono plausibile la motivazione del suo personaggio. Hai mai visto qualcosa simile a questa meraviglia in tutta la tua vita? Il pacco! Che cos'è? Non lo so. Women! Vorrei insistere come nell'animazione riesci davvero a vedere il vero interesse e desiderio che Ariel ha per il mondo in superficie. Ora vediamo come la live action lo fa. La Sirenetta in live action fa praticamente le stesse cose quando canta la canzone Come vorrei. Stessi movimenti, stessi interessi per gli oggetti, stesso testo e riferimenti visivi. Canta allo stesso modo e dice le stesse cose del film originale come vorrebbe essere in superficie, di quanto ami la superficie. Ma manca la passione. Non la vedo. Non c'è. È triste come non ci sia quella brama che trasmetteva il linguaggio corporeo. Nel film originale c'era molta più anima, c'era più un tono più giocoso, ma spensierato, ma anche un po' malinconico di quanto vorrebbe essere in superficie e di come vorrebbe davvero essere lì. Qui sembra più che altro una sottospecie di musical. Manca un po' di quella anima, manca un po' di quella autenticità. È davvero ridicolo come un cartone animato riesce a essere più autentico di una live action. E penso che sia piuttosto difficile però fare una performance quando sei attaccata a un grosso braccio meccanico che ti muove come un pesce. E poi quello è il problema. Sembra macchinoso perché è macchinoso. E ti fa chiedere perché esiste. Ed è solo la perfetta domanda per questo film. Stessa cosa con la canzone In fondo al mare, che quella è la parte più triste del film, sinceramente. Nel film originale Sebastian cerca di convincere Ariel a stare nel mare, con un costante tira e molla tra loro due, di come il mare sia meglio della superficie e di come la superficie è cringe
e di come il mare sia basato. Era ricco di colore, movimenti interessanti, di questo contrasto tra di loro. Il contrasto tra il disinteresse di Ariel nel rimanere giù nell'acqua e Sebastian che la prega di rimanere, che poi proprio quando pensa di averla convinta non c'è più. E lo so, sembro come uno che rimpiange i bei tempi della guerra, ma sul serio, perché rifare qualcosa? Ma peggio, non dovremmo tipo migliorare? Era perfetto! Era perfetta. Perfetta. Ogni cosa, fino all'ultimo piccolo dettaglio. In fondo al mare non solo è una delle migliori canzoni del film, ma è anche una delle migliori scene del film. La creatività e il colore della scena è andata completamente a perdersi per una scena desaturata e cantata da Mahmood. Ti spaventano le critiche di chi magari giudica senza aver prima visto il risultato? No, perché comunque di base, cioè io sono Sebastian, quindi sono critiche che non hanno senso, no? Capito? Quando ti senti tanto granchio, niente ti può scalfire. Su, facciamoci coraggio. Devo mantenere la calma. Ripeto, non ce l'ho con il cantante in sé, io ce l'ho con il sistema! Non si fa lavorare nel doppiaggio chi di doppiaggio non ci capisce un cazzo! L'intera scena non è terribile, ma sembra solo uno stage play. Tutta l'anima e divertimento del film originale è andato per una lunga e lenta scena in computer grafica che segue le scene originali step by step. Non c'è più quel contrasto tra Ariel e Sebastian. Oh Gesù, e per non parlare della computer grafica. Io non so come descrivere questi obrobi dell'esistenza. Sono delle subcreature che non dovrebbero esistere. E non ne voglio neanche parlare. Capisco che un cartone animato può permettersi di essere realistico e che magari non traduce bene in live action. Ok, va bene. Ma allora se vuoi fare una transizione in live action, perché apparentemente bisogna farle questi film in live action? Perché deve essere così dannatamente noioso, così triste? Sono 2 ore e un quarto di film e non riesci nemmeno a mettermi una scena con un blackface, una scena con Sebastian che viene farcito da uno chef psicopatico, Ariel che fa una faccia buffa di tanto in tanto, qualsiasi cosa che faccia ridere, letteralmente qualsiasi. Ma parlando di qualcosa di interessante nel film. Nel film originale, Ursula era fantastica. Una delle migliori antagoniste Disney di sempre. La mia preferita, Top Mommy. Il modo in cui si atteggia Ursula per manipolare Ariel per i suoi fini personali, con il suo fare da suocera, e il suo ingombrante corpo che fa fatica a muovere anche se ha numerosi arti, e i suoi capelli da Karen, la rendono un personaggio davvero interessante. Riesce a capire che è una persona che si dà tante arie, ma che sta molto male. Nella trama Ursula gioca un ruolo molto importante, visto che è colei che fornisce Ariel il suo desiderio. Grazie ai poteri del mare! Ha senso. Una cosa che accresce il personaggio di Ursula è che è chiaro che è una persona che ha esperienza nel truffare le persone. Così tanta esperienza che a questo punto è soltanto un gioco che la diverte. Il bello di Ursula è che non è tanto diverso dagli altri antagonisti Disney. Anche lei ha il classico desiderio di voler conquistare il mare, ma lei non è che lo fa per qualche motivo maggiore che è più grande di quanto possiamo mai immaginare. Lei lo fa perché semplicemente si annoia e si sente sola e rifiutata da tutti. E appena si è presentata la chance di poterlo fare, lo fa nel modo più nonchalant di sempre. E quando tutto va male non si fa scrupoli ad improvvisare nel modo più mostruoso e esagerato possibile. È una persona che non si tiene limiti, ma allo stesso tempo lo fa in un modo molto sfottò perché è il suo personaggio. Nella versione live action Ursula è interpretata da Melissa McCarthy e devo essere onesto, è un'ottima scelta. Sinceramente è l'unica attrice nel cast in cui mette vero impegno. È l'unica persona che è stata scelta bene per il casting perché è molto simile a Ursula e ha lo stesso atteggiamento anche negli altri film. E comunque fa cagare. A parte il fatto che appare veramente poco nel film, ma anche quando è presente gli manca quell'attitudine e gli strati al personaggio originale. È andato completamente a perdersi di nuovo in live action e le performance sono state sostituite con un modo molto cartunesco di essere cattivo. Sembra uno di quei cattivi delle favole per bambini, tipo, che la rende irreale e superficiale. Ma i cartoni sono per bambini! Com'è che il cartone per bambini è più interessante della versione live action? Ursula in live action sembra che voglia cercare di spaventare Ariel, invece di cercare di convincerla con sottigliezza. Il suo personaggio è troppo improvviso, imprevedibile e istantaneo, che forse per altri personaggi può essere anche interessante, ma però durante la sua canzone dovrebbe cercare tipo di convincerla, non cercare di spaventarla con costanti esplosioni nell'acqua,
Normalmente nessuno verrebbe convinto, ma nel film originale viene convinto. Solo che non è realistico il modo in cui viene convinto. Nel film originale Ursula cercava un po' di persuadere Ariel, cercando di convincerla a firmare il contratto. In un modo molto passivo-aggressivo. Mentre invece qui è tipo... Ovviamente alla fine firma anche lei il contratto, ma per il semplice fatto che è nella lista delle cose da fare in questo film. Altrimenti non sarebbe una live action del film originale. Ora parliamo degli effetti speciali. Tutto quanto nel film è esteticamente morto. La gente dice sempre, ma una live action dovrebbe essere più realistico. Ma è normale che sia tutto così brutto e generico? Perché deve avere l'estetica del pane ammuffito? Com'è possibile che uno dei posti più belli e misteriosi e inesplorati del mondo, con colori così brillanti che si contrastano con i coralli, i pesci e le loro squame, le distese di alghe e strane creature che si annidano tra di esso, colori che ti accecano ma attraggono, con la luce del sole che vibra sopra la superficie, un ambiente così attraente, quasi magico, che ci piace così tanto che le mettiamo in teche di vetro. Letteralmente. Dov'è quell'estetica? Dov'è quella sensazione di talassofobia? Per poi fare questo. Oh, brother, this guy stinks! Gesù, preferirei stare anch'io in superficie se il mondo è davvero così. Poi c'è anche un piccolo pelo nell'uovo che mi dà un po' fastidio. I capelli nell'acqua. Cioè, tecnicamente i capelli nell'acqua non funzionano così. Li ho trovati molto rigidi e fermi. Da molti filmati che ho visto i capelli nell'acqua dovrebbero essere molto più fluidi e avere una sensazione come se fossero tipo tentacoli che si muovono e si spaiano ovunque, dovrebbero arrivarti in faccia, in bocca, annodarsi nel collo, stare dietro le orecchie, davanti alle orecchie, dovrebbero ricoprirti la faccia costantemente mentre cerchi di ritirarli indietro. Mentre invece in live action erano tipo questo grosso blocco di marmo che stavano dietro e si muovevano un po' da sé, tutti quanti insieme, non erano mai disordinati, erano sempre perfetti. E io non capisco come ciò sia possibile. Cioè, nella versione animata è fatta meglio. Ma in più i colori sono spenti, poco interessanti per essere un ambiente sott'acqua. La cinematografia è veramente banale. Quando due persone stanno parlando è sempre uno shot by shot. Piano frontale quando parla uno, piano frontale quando parla un altro. This is boring! Dio, questo film fa davvero schifo. E ci sono anche tanti altri difetti. L'assenza di creature marine nelle canzoni, in un film ambientato sott'acqua, gli occhi lucidi sott'acqua, le immagini mega scure fatte apposta per nascondere la pessima computer grafica, le terribili canzoni aggiuntive, i terribili sgorbi che sono Sebastian e Flounder, quella orribile canzone di Aquafina. È inutilmente lungo, è noioso. Non penso di aver mai visto un film così poco ispirato e senza passione. Tutto sembra correre senza un vero ritmo. Sembra che abbiano una lista di cose da fare che devono fare in fretta perché lo dice il film originale. Ed è triste. Non c'era motivo di fare questo film. Non doveva esistere. Ma esiste.